Possiamo fare tutte le chiacchiere che vogliamo e le faremo perché poi ci piace discutere anche del più e del meno, ma la verità è che al minuto 60 entra un giocatore che ha delle qualità tecniche sopraffine, aestro, soprattutto da quel ruolo toglie un certo Koop Meiners che onestamente tre quarti di destra non è cosa sua e la partita cambia da così a così veramente. È bastata alzare il come si chiama la lavagna, neanche il tempo di mettere il piedino in campo e la partita proprio è svoltata drammaticamente per il Pisa, positivamente per la Juventus, che con la vittoria di oggi, al netto delle difficoltà, della sofferenza, dei pali, traversa, dello stesso Pisa, che in queste partite in qualche modo si esalta, al netto di tutto ciò, questa è la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions, ma soprattutto la settima nelle ultime 8 gare. Cioè, io voglio farmi anche un po' il bello. La, la Juventus è in buone mani. Quante volte l'abbiamo detto? Cioè, adesso la Juventus è in buone mani. Questo credo non sia più minimamente in discussione. Cioè, se non ci riesce Spalletti a risollevare sta squadra, non ci riesce nessuno, questo è il mio pensiero proprio in maniera proprio sintetica e banale. Adesso ovviamente e mi sembra che ci stia anche riuscendo poi per arrivare anche un po' al dunque. E ne parliamo, e come se lo facciamo prima, come al solito vi invito a lasciare un like, a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo, iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti e trovate tutto in descrizione. Vi ringrazio sempre per il vostro immancabile supporto, quello veramente c'è sempre, è un dato di fatto. Qualcuno mi potrà dire Neschio, però vedi, tu fai i complimenti a Spalletti, è bravo, eppure ci ha messo 60 minuti, no, per togliere da lì Koop Meiners, per rimetterlo a centrocampo, togliere Locatelli. Ma la Juventus, cioè, se non c'è Concesao e non c'era Concesao, non è che altri giocatori, qualcuno dirà, ma Zegrova quando l'ha messo titolare, dopo 30 minuti era cotto. Cioè, Zegrova davvero oggi, a Zegrova Spalletti dà i minuti che ha a disposizione il giocatore. Anche oggi Zegrova al 90esimo arriva una palla e non riesce a andarci nemmeno non mi ricordo chi la mette, non mi ricordo se Ildiz e non riesce ad andarci nemmeno in profondità perché già era arrivato. Cioè Zegrova questo può fare. Allora a sto punto lo utilizza nell'ultima mezz'ora, dove anche gli avversari sono meno lucidi e quindi sfrutta al massimo le sue potenzialità. Non può fare diversamente. Quello ha. Se non c'è Concesao a 30 minuti di Zegrova massimo, questo mi sembra un dato di fatto. L'unica cosa che si può dire è che magari a sto punto, vedendo davvero Koop Meiners che lì non va neanche a spinta, se dietro però dietro magari è bravo ad impostare, però allo stesso tempo non è nella fase di disimpegno, va in difficoltà, che stava a dire. A sto punto, se lì davanti quindi non c'hai Concesao, cosa puoi fare? Puoi provare a mettere le due punte del Diz dietro, questo sì, ma devo dire la verità che un po' sono state provate tutte già ste soluzioni, e mi pare che alla fine non si sia mai arrivato a un risultato continuo, perlomeno. La verità è che oggi, ribadisco, oggi si continua a vedere anche una squadra povera tecnicamente sotto tanti aspetti. Parlo anche proprio del centrocampo. Lo stesso Thuram, che è un ottimo giocatore, box to box, va e viene, ma non è un palleggiatore, non è un giocatore di regia. E quindi voi o non voi, Spalletti, che è sempre stato riconosciuto, no, per il suo calcio, no, anche non cervellotico ma di cervello appunto,
di cervello in questo momento, ma non cervello umano, cervello calcistico, la Juventus ne ha ben poco, quindi deve andare così e niente, sostanzialmente. Oggi è andata anche un po' bene perché questo Pisa che ha sporcato benissimo la gara, veramente tignosa, tosta, ha avuto, ripeto, fino al 60esimo anche le occasioni migliori se vogliamo, perché palo, traversa, poi è anche vero che la Juventus comunque con Ildiz un tiro a giro nel primo tempo, non proprio splendidamente di misura, diciamo così, soprattutto un'occasione con Koop Meiners che gli aveva fatto un regalo il giocatore del Pisa e lui conduce e poi non segna, non riesce a incidere, quindi lì è veramente un giocatore in meno. Però ribadisco, voglio sottolineare come qualche giocatore lo stia anche rispolverando. Penso allo stesso Miretti che anche oggi entra e secondo me fa bene. Voglio sottolineare anche un po' la prestazione di Kelly, ecco, perché Kelly anche da me ha sempre ricevuto un po' di critiche, però sta facendo bene adesso, questo va detto. Oggi è partita davvero, davvero tosta. eh, Ribadisco, poi dal 60esimo le mosse giuste, mosse secondo me già pensata, e ha funzionato lo spartito nella fase più importante della gara. Forse era studiata anche un po' così la partita di oggi, quello di arrivare, certamente non soffrendo così tanto, ma di arrivare al 60esimo, no, finché con equilibrio, e poi magari ti giocavi la carta Zegrova, perché ribadisco, senza Conceição e con un Ildiz che se non è al 100% brillante, la Juventus fa fatica con chiunque, non col Pisa, ma con chiunque. Quindi in questo momento deve prendersi quello che di buono sta arrivando, e di buono stanno arrivando tanti, ribadisco, tanti punti, c'è continuità e più di così secondo me Spalletti non può fare per quanto mi riguarda. Oggi si prende 3 punti importanti, si prende 3 punti importanti, perché poi non vinci oggi, bisogna vedere che fa la Roma e altro, ti inizi, ribadisco, non c'è modo di sbagliare. Invece se continui a dare anche continuità, poi magari aumenta anche la personalità di alcuni giocatori, non lo sappiamo, vediamo. Penso sempre allo stesso Cambiaso, un po', non lo so. Forse l'unica scelta che non mi è piaciuta è quella di spostare un po' McKennie, quando anche lo stesso McKennie è ritornato nel suo ruolo bene, molto, molto bene per la Juve. Niente, signori miei, questo è. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale. Io in questo momento vi abbraccio forte, vi abbraccio calorosamente. Va bene? Un grande abbraccio da Neschio.